Alle Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma, di Palazzo Barberini e Galleria Corsini, abbiamo iniziato a investire sul digitale e ad attivare questo fondamentale processo di cambiamento grazie alla direttrice delle gallerie, Flaminia Gennari Santori, che ha riconosciuto nel digitale e nella comunicazione digitale un aspetto fondamentale su cui investire. Oggi sarebbe anacronistico non affrontare la sfida del digitale e alle gallerie stiamo lavorando su più fronti per affrontare questa sfida. Da una parte lavoriamo quotidianamente alla comunicazione online, dall'altra stiamo lavorando alla digitalizzazione delle collezioni e allo sviluppo di sistemi multimediali che consentano di migliorare la fruizione interna delle opere esposte. L'impatto che questo processo di trasformazione verso il digitale ha avuto sul museo internamente ed esternamente è stato molto forte. Esternamente è cambiata totalmente l'immagine delle gallerie. Si è partiti con l'elaborazione di una nuova identità visiva, con la creazione di un nuovo logo e poi con la realizzazione di un nuovo sito web. A seguire sono stati aperti o sono stati rinnovati i profili social. Su Facebook abbiamo creato un'unica pagina dedicata alle gallerie. È stato aperto invece ex novo il profilo Instagram ed è stato ripreso il profilo Twitter, che era stato aperto alcuni anni fa, ma non era molto utilizzato. Dal punto di vista dei due musei, il cambiamento di immagine e di comunicazione ha sicuramente portato più visibilità, aiutando ad incrementare la conoscenza delle collezioni, ma anche il numero dei visitatori. Conoscere il museo online e poi andare fisicamente a scoprirlo inizia ad essere operazione frequente. La motivazione che ha portato ad intraprendere la strada della trasformazione digitale è nata dall'interno, da una volontà specifica della direttrice che ha compreso l'importanza della trasformazione. Oggi, secondo me, non è più possibile parlare di un museo fisico e un museo digitale. Si tratta di due facce della stessa medaglia e prima si comprende questo, prima si riuscirà ad avere una visione strategica complessiva del museo. Per avviare una trasformazione digitale in un museo servono figure professionali specifiche che abbiano particolari competenze e sappiano governare il cambiamento. Quest'ultimo concetto chiama in causa la definizione di leadership, che io interpreto come la capacità di coinvolgere le persone in un processo di cambiamento senza imposizioni, ma attraverso il dialogo. Non si può imporre un processo di trasformazione così complesso e del resto noi viviamo già nel cambiamento, in ogni momento siamo capaci di passare dall'analogico al digitale anche solo prendendo in mano il nostro smartphone. Dobbiamo solo fare in modo che ognuno prenda coscienza di questo cambiamento e lo faccia proprio. Credo poi che il secondo passaggio sia comprendere che abbiamo tutti uno stesso obiettivo da perseguire. In questo caso la valorizzazione del museo per permettere al più vasto pubblico possibile di conoscerci. Dobbiamo quindi, tutti insieme, mirare ad essere inclusivi. Ogni persona dello staff potrà contribuire in base alle proprie capacità personali e professionali per raggiungere l'obiettivo comune. Penso poi che la persona che si occupa della trasformazione digitale in un museo debba avere, per prima cosa, una grande conoscenza delle collezioni e della storia dell'istituzione. Deve poi essere molto flessibile e capace di prevedere e affrontare crisi che possono nascere, spesso anche inaspettatamente. Deve avere una grande capacità di relazionarsi con lo staff del museo per organizzare al meglio una comunicazione di qualità, proponendo i contenuti in un linguaggio scientificamente corretto ma accessibile a tutti. E deve certamente saper dialogare con il pubblico online, rispondendo alle richieste o risolvendo problemi. Ovviamente deve conoscere al meglio gli strumenti che utilizza. Deve saper adeguare la comunicazione a ogni mezzo scelto, cercando sempre lo stile più adatto. Deve monitorare costantemente i dati per poter effettuare gli aggiustamenti necessari. Ritengo inoltre che debba avere una visione ampia per interpretare i cambiamenti dell'istituzione, della società e dei propri pubblici e anche la voglia di continuare a studiare ogni giorno, perché tutto evolve molto velocemente. Se dovessi dare un consiglio su come iniziare una trasformazione digitale in un museo, consiglierei di partire da due cose fondamentali da cui non si può prescindere: la digitalizzazione delle opere della collezione e la realizzazione del sito web, che è la prima porta di accesso online al museo. Solo dopo aver realizzato il sito web, consiglio di valutare l'opportunità di aprire profili social.
Il sito web è una sorta di contenitore in cui possiamo raccogliere e rendere disponibili tutte le informazioni sul nostro museo. I profili social aiutano a sviluppare la promozione, a raccontare il contenitore e il contenuto, a comunicare iniziative ed eventi, ma devono essere aperti solo quando si ha la certezza di poterli mantenere attivi, quotidianamente e quindi quando si hanno a disposizione le competenze professionali e le capacità economiche adeguate a poterlo fare. Non è semplice sviluppare un progetto di trasformazione digitale o una strategia di comunicazione digitale. Il lavoro è molto ed anche molto vario. Per quanto riguarda la comunicazione online, un profilo social abbandonato o mal gestito crea solo un danno alla comunicazione e di conseguenza una ricaduta negativa sul museo. Quindi il secondo consiglio, soprattutto se si lavora in un piccolo museo, è procedere per piccoli passi ma ben definiti, con una programmazione specifica che parta dal sito web e poi si sviluppi in base alle reali necessità, con l'apertura dei profili social che si ritengono necessari. Un'ultima cosa, la comunicazione digitale è un lavoro che, e come tutti i lavori, non si può improvvisare. Se non si ha a disposizione una risorsa interna formata specificamente, suggerirei di affidarsi ad un professionista del settore, perché una buona comunicazione è il primo ponte fra il museo e il suo pubblico.